Honda Africa Twin, le 4 generazioni le avete viste e adesso sono qua con noi e andiamo a provarle tutte. La storia comincia nel 1986 quando Honda presenta la NXR 750, la moto che dominerà la Dakar ininterrottamente per 4 anni con dei campioni che ricordiamo ancora tutti, l'Alé, Neveu e il mitico Orioli. La moto da gara aveva un motore incredibile, a V di 45 gradi con 75 cavalli e un peso di 160 kg. Ma nell'88 la Honda stupisce perché arriva la moto di serie, l'Africa Twin RD03, anche nota come XRV 650, ovviamente semplificata, ha un motore a V di 52 gradi derivato da quello della Honda Transalp con 3 valvole per cilindro. Questa moto deriva da un punto di vista, diciamo, dell'impostazione estetica dalla NXR della Parigi-Dakar, costruita una moto fatta dall'HRC, quindi una moto da corsa, V di 45 gradi, motore a 4 valvole, come dicevi tu 75 cavalli, una moto molto veloce. E invece l'Africa Twin di serie ha un motore che deriva da quello della Transalp, che è arrivato nell'86. Il motore a sua volta è arrivato con la VT 500, quindi era un motore a V di 52 gradi come dicevi tu, però perni di biella sfalsati per avere alla fine una V di 90 gradi. Il motore era un 3 valvole, diventerà poi 600 sulla Transalp, perderà la trasmissione ad albero che c'era sul VT 500 e diventerà 650 su questa moto, quindi nell'88. Tra l'altro questo motore, che poi verrà evoluto anche in 7,5, manterrà la doppia versione tra trasmissione ad albero e trasmissione a catena, perché questo motore arriverà anche sulla Shadow, arriverà sulla VT 750C, quindi sarà un motore molto importante per Honda. In quel periodo Honda aveva la monocilindrica, quindi tutte le moto giapponesi correvano con le monocilindriche nella Parigi-Dakar. Per cui fu la prima giapponese bicilindrica, la NXR, e Honda fu anche la prima ad arrivare con una bicilindrica di serie e che quindi sostituì la XL600 che c'era in versione LM e RM, e poi c'era anche la XL600R, come ti ricorderai molto bene anche tu per le gare. Sulla Honda Africa Twin 6,5 Maurizio ritroviamo alcune caratteristiche che saranno comuni poi a tutte e 4 le generazioni, come il telaio bitrave in acciaio e sospensioni a lunga escursione, oltre ovviamente al serbatoio africano che permette alla moto di avere una grandissima autonomia. Sulla 650 il peso a secco dichiarato dalla Honda era di 193 kg e la forcella anteriore da 43 mm aveva un'escursione di 230 mm. Dietro invece c'era un ammortizzatore che si può dire che sia un pezzo di storia della Honda, è il mitico ProLink. Sì, forcellone in alluminio, va detto questo, e articolazione ProLink, sospensioni regolabili sia anteriore che posteriore. L'impianto frenante invece era basato su un monodisco anteriore da 296 mm e su un disco singolo posteriore. A livello di numeri possiamo dirvi che la 6,5 erogava 57 cavalli a 8.000 giri e aveva una coppia massima di 6,2 kg a circa 6.000 giri. Il cambio era a 5 marce e il pacchetto consentiva alla Honda Africa Twin già allora di superare i 170 km effettivi, con un consumo medio rilevato ai tempi dal buon Maurizio Tanca di circa 15,5 km con un litro. La RD03 costava all'epoca bene 9.586.000 lire. La 650 era piccola ma per modo di dire, infatti all'epoca era una gran bella moto da turismo, con il parabrezza molto protettivo, in questo caso è un parabrezza aftermarket perché l'originale era molto più piccolo, serbatoio da ben 24 litri e sella grande ospitale ma anche piuttosto alta da terra, infatti era posta a 890 mm da terra. Vi facciamo vedere la strumentazione, perché Maurizio era una strumentazione tipica di quegli anni 80, ma anche molto bella, ancora adesso è bella, è racing con questa spugna, con gli strumenti annegati. Sì, è una strumentazione molto completa innanzitutto, e con la spugna che dà l'idea proprio delle moto da corsa, prima da pista, prima ancora che da fuoristrada, e quindi sì, la moto era molto ricca in apparenza. Poi l'accendiamo un attimo, sentiamo com'è? Questa moto è stata acquistata da tantissimi per viaggiarci, no? Perché ci facevano anche del turismo, però va anche detto
che quando Honda si ritirò dalla Parigi-Dakar in forma ufficiale, la KRC dopo aver vinto 4 volte di fila col prototipo NXR, non sparì dalla Dakar, perché vennero fatte una cinquantina di queste moto in versione marathon e ben 18 finirono a Dakar e addirittura una arrivò 16ª assoluta, quindi a dimostrazione di come questo progetto fosse, è vero, stradale, ma molto evoluto anche in senso fuoristradistico. Marathon che a trovarla su moto.it vale oltre 15.000 euro, ma sono rarissime. Nel 1990, sull'onda del successo della prima 650, la Honda rinnova la sua Africa Twin e arriva l'XRV 7,5 RD04. Cresce, ovviamente, l'avete già sentito dal nome, la cilindrata che passa da 647 cc a 742. La potenza però cresce di poco, passa da 57 cavalli a 59, sempre a 8.000 giri. Honda con la 7,5 accentua l'attitudine stradale di questa moto, che potremmo definire anche un po' la Cenerentola della gamma Africa Twin, perché è ancora oggi l'Africa meno apprezzata dagli appassionati. Infatti aumentava il peso, che diventava di 210 kg a secco, mentre comunque il layout generale della moto era molto simile a quello della 650. Infatti il telaio è lo stesso bitrave in acciaio e il serbatoio ha sempre una capienza abbondante e pari a 24 litri. Crescono un pochino anche le prestazioni. La 7,5 infatti va oltre 170, arriva a circa 175 km effettivi, mentre il consumo si attesta sempre su una media tra i 15 e i 16 km con 1 litro. Bisogna ricordare che in quel periodo le enduro stradali erano le moto più vendute, non solo in Italia, ma anche in tanti paesi europei. C'era la Parigi-Dakar che le spingeva tantissimo e quindi è vero che l'Africa Twin fu la prima bicilindrica giapponese, però poi arrivò subito dopo Yamaha con la Super Tenere 750, bicilindrica parallela, Suzuki crebbe con il monocilindrico col Big fino a 750 poi 800, quindi c'era necessità anche di aumentare la cilindrata e quindi nonostante l'Africa Twin fosse arrivata solo nell'88, nel 90 già c'era bisogno di gonfiarla per far vedere un po' i muscoli, aumentare le prestazioni. Quindi Honda ritenne opportuno aumentare la cilindrata proprio per offrire maggiori caratteristiche di fruibilità su strada. La strumentazione della RD04 è uguale a quella della RD03 e ha la particolarità, conosciutissima da chi ha questa moto, della doppia spia della riserva. C'è una prima spia che ci avvisa quando arriviamo ad avere soltanto 5 litri nel serbatoio e una seconda spia che ci avvisa quando rimangono soltanto 3 litri. Il fatto che l'Africa Twin sia utilizzata tantissimo ancora oggi lo dimostra la moto del nostro amico appassionato, che ha il portanavigatore e anche il porta telepass, perché l'Africa Twin difficilmente, Maurizio, è una moto che resta in garage, una moto che viene utilizzata ancora oggi tantissimo. Ce l'accendi? Subito. Bella sportiva per essere una moto da viaggio, eh? Sì, ma anche al minimo hai sentito come gira ancora pulito, senza rumori meccanici. Sì, va detto che è una moto del 1990 che viene usata ancora tutti i giorni oggi, insomma è una bella dimostrazione di affidabilità e di qualità costruttiva. Infatti vi diremo dopo quanto valgono queste moto sul mercato dell'usato, perché su moto.it ce ne sono una valanga inserzionate e andremo a capire anche quanto costa una 650, una 750 e la RD07 che andiamo a presentarvi adesso. Arriviamo al 1993, Honda rifà totalmente l'Africa Twin, la chiama RD07 come codice prodotto, il telaio è cambiato completamente, diventa un pochino più basso nella zona centrale, si stradalizza ancora un pochino di più e nel 96 arriva l'ultima versione di Africa Twin, la RD07A, che è l'esemplare che abbiamo qui davanti. Adesso Andrea ci racconta quali erano le sue caratteristiche. L'XRV 7,5 del 93 cambia veramente tanto, perché il telaio è sempre in acciaio, doppio trave, ma ha un andamento più basso e questo permette di riposizionare il filtro dell'aria. Sulle vecchie RD 0304 il filtro dell'aria era sotto la sella e nel fuoristrada si sporcava veramente in un attimo, era uno dei difetti storici dell'Africa Twin. Sul nuovo modello il filtro dell'aria invece qua è proprio davanti al serbatoio, in una zona molto riparata.
A livello di motore non cambia tanto, il motore è sempre il 750 AV di 52 gradi che in questa versione raggiunge i 62 cavalli a 7500 giri, quindi è un regime un po' più basso, infatti su strada aveva una coppia migliore. L'impianto frenante è uguale a quello della RD04, prevede quindi un doppio disco da 276 mm e la forcella Showa è sempre da 43 mm, regolabile sulla RD07, sulla 07A invece del 96 troveremo una versione semplificata. Aggiungo anche che questa versione ha i cerchi in color alluminio, mentre nel modello precedente dal 93 al 96 i cerchi erano più belli, erano anodizzati oro. L'ultima 7,5 è l'Honda più apprezzata, infatti l'Africa Twin costruisce il suo mito grazie anche a questo modello che si comporta benissimo su asfalto rispetto alle precedenti versioni. La sella è più bassa e ora a 870 mm contro gli 880 della RD04 ad esempio, e anche il peso è sceso raggiungendo i 202 kg a secco dichiarati per questo modello, quindi 8 kg in meno del 7,5 precedente. La strumentazione della RD07 è identica grosso modo a quella dei modelli precedenti, però compare un bellissimo Trip Master di chiara scuola rally, lo vediamo su questa moto. Chiamiamo il Maurizio Gissi per accenderla. Scarico di serie. Maurizio, passano 13 anni e finalmente Honda si decide, sollecitata da non so quanti appassionati, a rifare l'Africa Twin, però cambia la sigla, non è più XRV ma è CRF 1000L, perché cambia sostanzialmente il motore adesso arriva a un 1000 bicilindrico parallelo che prende il posto dello storico motore AV di 52 gradi, mentre il telaio è in acciaio. Però cambiano anche i numeri, questa moto è totalmente nuova rispetto a quanto abbiamo visto fino adesso insieme ai nostri lettori. Il nuovo motore innanzitutto è un 1000 di cilindrata, quindi sale, non arriva ai 1200 delle enduro attuali, quindi si posiziona a un livello un pochino più basso, con una potenza che anche è un pochino inferiore, parliamo di 95 cavalli a 7500 giri, e un motore bicilindrico parallelo che ha il vantaggio di essere abbastanza compatto e soprattutto costare anche un pochino meno di un V per esempio, quindi anche di avere alla fine un costo finale interessante. La particolarità di questo motore è la testata Unicam, che è la stessa che c'è anche sulle CRF 250 e 450. Questa moto non a caso ha la sigla simile alla moto da rally che utilizza un monocilindrico 450, parliamo della moto da Dakar, e quindi anche la linea un pochino richiama, e ancora in quel caso la testata Unicam. Il peso di questa moto viene dichiarato con il pieno in 232 kg. Bicilindrico parallelo ma con perni sfalsati a 270, per cui la sonorità, come sentiremo dopo, è praticamente identica a quella di un V90 gradi, e in questo ricorda tantissimo addirittura la prima Africa Twin. Sono stati molto attenti in Honda a mantenere un legame anche un pochino affettivo e romantico con la vecchia Africa. Infatti il bello di questa moto è che arriva tanti anni dopo, però ha un comportamento stradale che ricorda molto quello della vecchia Africa Twin, è molto dolce, molto regolare, è un motore parallelo con una pienezza ai bassi, una corposità, una sonorità davvero piacevoli. Ovviamente rispetto a quello che ha detto Maurizio c'è anche un ingrediente in più che è figlio dei tempi moderni, è dato dall'elettronica di bordo, che fa fare all'Africa Twin un salto generazionale pazzesco. Infatti troviamo l'ABS disinseribile sulla ruota dietro, e importantissimi quando si hanno queste coppie, queste potenze, il controllo di trazione regolabile, che può essere anche escluso per andare fuori strada. Strumentazione in questo caso completamente digitale come si usa adesso, anche se la visibilità magari non è più così intuitiva e rapida come era con i vecchi quadranti digitali, ma così va il mondo. Comunque è estremamente ricca di informazioni in questo caso, la matrice negativa per offrire una buona leggibilità anche di giorno, e abbiamo il contagiri con il tachimetro nella fascia alta e un multifunzione centrale dove vengono riportati appunto i controlli di trazione, che sono questi 3 segmenti che possono essere facilmente scalati e addirittura anche eliminati agendo sul comando di sinistra, e poi c'è anche un indicatore della marcia, oltre ad avere ovviamente i consumi istantanei, i consumi medi, i trip e quant'altro.
L'ABS può essere escluso sulla ruota dietro soltanto, non davanti, con questo tasto. Lo si tiene schiacciato qualche secondo e compare questo simbolo, ABS escluso. Come ricordavi tu, Andrea, questa è una moto figlia dei nostri tempi, quindi molto più evoluta, molto più moderna, ed è giusto anche ricordare che Africa Twin esiste anche in versione DCT, quindi con la doppia frizione e il cambio che può essere ad azionamento manuale, quindi con le classiche palette o addirittura automatico. In questo caso la moto costa circa €1.000.000 in più e pesa grosso modo 10 kg in più. Maurizio, io ho il crampo al dito, quindi accendi anche questa. È giusto, è l'ultima che ci manca, quindi via. Vi raccontiamo adesso i pregi e i difetti di tutte le Africa Twin, la 1000 escluso ovviamente, insieme a uno che di Africa Twin la sa davvero lunga, è Roberto Nava. Roberto, i pregi e i difetti della RD03 quali sono? Allora, i pregi sono che si guidava benissimo sia in strada che in fuoristrada, era una moto bicilindrica che si poteva usare per fare del turismo e fare fuoristrada sabato e la domenica anche da solo. Però ogni tanto si rompeva anche sta moto, non sarà mica eterno, no? Quali erano i punti deboli? Allora, qualche piccolo difetto l'ha avuto anche questa moto nel tempo, un po' la pompa della benzina, il regolatore di tensione e a volte anche le membrane dei carburatori dopo tanti anni, però grande affidabilità di questo prodotto. A quanti chilometri schiatta il motore dell'Africa Twin? Ci sono leggende, qualcosa di vero, oltre i 200.000 km di percorrenza funzionano ancora bene, mangiano un pochettino d'olio ma poverine, un po' di strada l'hanno fatta. RD04, la più pesante, la più stradale e anche la meno apprezzata, ma a livello di affidabilità come siamo messi? Ma a livello di affidabilità siamo esattamente come l'RD03 perché porta tutti gli stessi componenti e la centralina al posto di essere due separate ne ha una sola, ma ogni tanto anche queste qualche problema l'hanno dato, soffre di più delle membrane dei carburatori e il solito regolatore di tensione e pompa della benzina un po' tutte. Quando si viaggia con queste moto è sempre meglio averlo di ricambio, un regolatore di tensione e una pompa della benzina. Un motivo perché dovrei comprarla? Perché forse è quella che ha la quotazione di mercato più bassa e alla fine è sempre un'ottima moto anche questa qua. Conflitto di interessi per il caro Roberto perché ci racconta i pregi e i difetti della sua Africa Twin. Allora, di questa moto io ho tantissimi bei ricordi, qualche difetto ce l'ha anche questa, sempre la pompa della benzina perché è sempre rimasta invariata negli anni, hanno risolto finalmente il problema delle membrane di carburatore della centralina che non ha mai più avuto problemi, anche questa un po' di regolatore di tensione ogni tanto soffre. Per il resto direi è la moto più affidabile di tutto il lotto, in ogni caso io comprerei sempre la moto più fresca che c'è in produzione, se non un vero amante per il 6,5 per la sua facilità di guida e la sua piacevolezza complessiva. Ma questo modello era davvero così bello rispetto alle precedenti, su strada in particolare? Sì, su strada è una moto che ti fa togliere tante soddisfazioni perché è bella piantata davanti, frena bene, rispetto al 650 non torce la forcella, la trovo una moto più performante. Io l'ho usata anche tanto in Africa e basta cambiargli le gomme e fai quello che vuoi ovunque con questa moto qua. E in Africa avere il filtro dell'aria lì sopra è una bella, fa la differenza? Assolutamente sì, perché i 6,5 e l'RD04 hanno l'aspirazione sotto il fianchetto di sinistra e girando la ruota butta dentro un sacco di aria e si riempiva il filtro e le moto si fermavano. Dall'RD07 l'hanno portato sopra e il problema dell'aspirazione non c'è più stato. L'Honda Africa Twin 1000 ha un prezzo di partenza di 12.400 euro per la versione priva dell'ABS e del controllo di trazione, mentre le Honda Africa Twin che abbiamo qua alle nostre spalle avevano all'epoca un prezzo ovviamente in lire, che andiamo a ripercorrere con Maurizio. Sì, la 03, quindi parliamo della versione iniziale di 1988, costava 9.600.000 lire. Quando arrivò invece la prima 7,5 il prezzo salì a 11.400.000 lire
e nel 96, quando arrivò invece la 07A, quindi l'ultima versione che abbiamo qua, che è rimasta in produzione fino al 2002, costava 11.900.000 lire. Chiaramente il prezzo poi aumentò negli anni e quindi quando voi cercherete su moto.it le Africa usate, tenete presente anche chiaramente che la prima versione è stata prodotta 2 anni, la seconda 3 anni e la terza addirittura dal 96 fino al 2003, quindi un periodo ancora più lungo. Ovviamente la quotazione dell'usato rispecchia il gradimento dell'utenza verso queste moto e infatti la RD03, nonostante sia la più vecchia, ha delle quotazioni piuttosto importanti che vanno dai 2.500 euro per un modello messo così così fino anche a 4.500 euro per una moto tutta originale, ricordiamolo sempre, e con pochi chilometri e magari anche pochi proprietari, ma è difficile perché è una moto che ormai ha davvero tanti anni. E se la 03 ha il vantaggio di essere la prima, la più importante, quindi da un punto di vista anche dei collezionisti, un po' la pietra miliare, quella di riferimento per l'Africa Twin, si vede anche nella valutazione dell'usato poi della versione 750 che arrivò successivamente, che ha una quotazione notevolmente più bassa perché si va da 1.500 euro a 3.000 euro, quindi vediamo molto inferiore rispetto alla prima versione. E la 07 invece è una sorpresa perché pur essendo una moto recente, quindi gli ultimi modelli non sono neanche d'epoca ancora, è una moto che ha quotazioni molto interessanti. Una moto sfruttata su moto.it si può trovare a partire da circa 2.500 euro. Ma i modelli con meno chilometri, si parla anche di moto con 20.000 chilometri, sono rarissime ma ci sono, possono salire anche fino a 6-7.000 euro perché è una moto ricercatissima dai collezionisti. Saranno anche vecchie, ma le Honda Africa Twin si guidano ancora oggi benissimo, quindi ci mettiamo il casco e andiamo a farci un bel giro. Se invece anche a voi sono piaciuti questi modelli storici, cercateli tra gli usati di moto.it. Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Ciao a tutti e ben arrivati al nostro Dopo GP. Si sta interni e poi quando siamo a centro curva bisogna guardare la tesa, siamo arrivati.